Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video parliamo di qualcosa di nuovo e che spero possa interessarvi, ovvero vi mostro i guadagni fatti col mio conto di trading reale nel 2021. Lo scopo del video non è tanto farvi vedere quanto ho guadagnato o perso o farvi vedere quanto sono bravo o scarso nel trading, ma piuttosto quello di capire e mostrarvi come sono arrivato a certi risultati in modo da potervi magari dare qualche spunto per la vostra operatività e possibilmente evitare qualche errore. Analizziamo i risultati subito dopo la sigla. Nel frattempo, se questi argomenti vi piacciono e non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi contenuti. E noi ci vediamo tra pochi secondi. Cominciamo quindi col vedere il grafico dei rendimenti dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2021. La linea verde rappresenta il rendimento in percentuale rispetto al capitale investito del mio conto di trading, ottenuta esportando tutte le operazioni eseguite dalla piattaforma dei Dukascopy e importandolo in un file Excel per poterne fare il grafico. La linea rossa rappresenta invece l'andamento del drawdown, sempre in percentuale, ed infine la linea bianca mostra l'andamento delle performance dell'indice SP500 che utilizziamo come benchmark, cioè come indice di riferimento per poter valutare i risultati. Nel grafico vedete la suddivisione nei vari mesi ed in alto i rendimenti parziali di ogni mese. Cominciamo dai numeri per poi passare a fare qualche osservazione sull'equity. Il rendimento totale dell'anno è stato del 35,1% al netto delle commissioni, con un drawdown massimo del 13% verificatosi nel mese di dicembre. Il miglior mese è stato marzo con un rendimento del 14%, mentre il peggiore è stato settembre con una perdita del 5,3%. In totale i mesi in perdita sono stati 3, aprile, settembre e novembre. Guardando l'andamento dell'equity e confrontandola con quella del benchmark è possibile fare alcune osservazioni. Ok, anzitutto possiamo dire che è stato battuto l'S&P500, che ha chiuso l'anno con una performance pazzesca del 26,9% e che il conto non è mai andato in negativo in termini percentuali. Va però detto che sia il drawdown massimo che la volatilità dell'equity del conto di trading sono decisamente più elevate rispetto a quelle del benchmark, soprattutto verso la fine dell'anno, quando la volatilità dei mercati è aumentata molto e si sono verificati dei movimenti oscillatori davvero repentini degli indici. Tutto questo ha portato l'equity ad avere un rapporto rischio-rendimento più alto rispetto a quello del benchmark e a delle oscillazioni dei rendimenti decisamente ampie e a volte pericolose. Va anche detto che per l'S&P500 si è trattato di un anno davvero particolare, caratterizzato da un andamento in salita praticamente costante e interrotto solamente a settembre da una correzione di circa il 6%. Riuscire a fare meglio di un benchmark così performante è quindi un ottimo risultato, anche se a fronte di qualche giornata segnata da un'ansia abbastanza marcata. Ok, ora che abbiamo analizzato l'equity e visto i risultati ottenuti durante l'anno, passiamo alla parte che credo che per molti sia più interessante, ovvero come è stata ottenuta questa curva e dove eventualmente è possibile lavorare per ottenere i risultati migliori. Anzitutto va detto che questi rendimenti sono stati ottenuti utilizzando dei programmi automatici, cioè dei trading system che operano in autonomia analizzando con continuità le condizioni del mercato. Noi per scelta non facciamo trading discrezionale o manuale, ma ci concentriamo solamente sul trading sistematico. Ovviamente non dico che uno sia meglio dell'altro, noi semplicemente abbiamo scelto l'approccio sistematico in quanto presenta alcuni vantaggi fondamentali rispetto a quello discrezionale. Questa non è la sede per approfondire le differenze tra trading sistematico e discrezionale, ma se siete interessati vi metto qui in alto il link ad un video dedicato che abbiamo pubblicato nel canale. Il secondo aspetto fondamentale da tenere in considerazione è che questa equity non è il risultato di un solo trading system, una sola strategia, ma di più trading system, ovvero un portafoglio di strategie diverse tra di loro. Queste strategie si differenziano infatti per tipologia, nel senso che sono state attivate a mercato strategie trend following, mean reverting e bias, per time frame, e la maggior parte dei nostri trading system opera su time frame orario, alcuni su 4 ore e altri su time frame minori, ed infine la differenziazione è ottenuta anche operando su diversi strumenti finanziari.
L'operatività del conto è principalmente fatta sugli indici azionari e una piccola parte su metalli, commodities e forex. Il risultato di tutto questo è un portafoglio relativamente ampio di strategie diverse tra di loro, scelte in modo tale da avere setup di ingressi basati su varie logiche e che operano su una moltitudine di strumenti finanziari quanto più possibili scorrelati tra di loro. Alcune di queste strategie sono anche state dettagliatamente descritte in questo canale, per cui se siete curiosi e volete scoprire come operano, vi lascio il link qui in alto a destra e sotto in descrizione. Per darvi meglio l'idea di come sia stato ottenuto il risultato nel 2021, in questo grafico ho inserito, insieme alle equity del conto, anche quelle di tutti i trading system utilizzati durante l'anno. Come potete vedere, le curve sono molte e alcune partono proprio dall'inizio dell'anno, mentre altre sono relative a trading system attivate più in là con i mesi. Inoltre, la size utilizzata nei vari trading system nel corso dell'anno è variata per permettere un miglior bilanciamento tra profittabilità e drawdown. Ovviamente questi trading system hanno dato risultati tra loro diversi. Infatti alcuni hanno operato molto bene generando profitti, altri hanno portato risultati modesti o altalenanti, mentre altri ancora hanno portato a perdite. Tutto questo ovviamente è normale. I trading system vengono testati e valutati sulla base dei valori passati di uno specifico strumento finanziario e come è noto i risultati passati non sono mai garanzia di profitti futuri. Per tale motivo è importante differenziare utilizzando più strategie e mantenere sempre monitorata l'operatività sul conto dei vari trading system per eventualmente disattivare quelli che stanno sottoperformando in quanto si stanno disallineando troppo dall'andamento del mercato sul quale sono stati testati e validati. Tutto questo significa che il portafoglio di strategie non è un insieme statico di trading system che viene stabilito e attivato inizio anno e lasciato immutato per tutto l'arco di tempo, ma al contrario si tratta di un sistema dinamico che periodicamente viene rianalizzato e se necessario modificato. Noi cerchiamo di rivedere il portafoglio di trading system mediamente ogni 2 o 3 mesi, con lo scopo di inserire le nuove strategie che sono state sviluppate per impostare dei parametri più aggiornati nei trading system che sono stati riottimizzati, per ribilanciare le varie asset class o per disattivare le strategie che stanno sottoperformando. Nel grafico che vi sto mostrando, che riporta ancora l'equity del conto, ho indicato con le linee azzurre le date in cui il portafoglio dei trading system è stato rivisto e modificato. In particolare potete vedere che l'insieme di strategie è cambiato verso la metà di marzo, verso la fine di maggio, a inizio agosto e a inizio ottobre. L'ultimo portafoglio di strategie è stato poi utilizzato fino a fine anno ed è stato poi modificato con l'inizio del 2022. Infine, sempre per darvi qualche ulteriore informazione, in questi due grafici vedete in quello in alto il numero di trading system attivi sul conto ed il numero di strumenti finanziari sul quale hanno operato, mentre in quello sotto la percentuale del capitale totale utilizzata nelle varie asset class. Inizialmente i trading system erano solamente 7 ed operavano su 6 strumenti finanziari diversi, mentre a fine anno il conto è arrivato ad avere 23 strategie attive operanti su 12 strumenti. Inizialmente le strategie erano relativamente poche, in quanto a fine 2020 è stata fatta la migrazione dalla MetaTrader alla JForex, per cui non tutti i trading system usati sull'MT4 erano già stati ricodificati e validati per l'utilizzo sulla JForex a inizio 2021. Il processo di ricodifica ha infatti impegnato buona parte del 2021. Inoltre, il numero di trading system attivi è sempre superiore a quello degli strumenti finanziari utilizzati per il semplice fatto che più strategie possono essere attive sullo stesso strumento. Ad esempio sull'S&P 500 era possibile avere attiva sia una strategia trend following che una bias. Dal grafico in basso invece potete vedere che la maggior parte del capitale è utilizzata per operare sugli indici azionari americani come l'S&P 500, il Nasdaq o il Dow Jones, europei, principalmente il DAX, e asiatici, in particolare il Nikkei. Poi una parte minore del capitale è dedicata ai metalli e alle commodities, per lo più energetiche, e nell'ultima parte dell'anno sono state attivate delle strategie dedicate al trading sulle valute. Arrivati a questo punto voglio spendere 2 parole per spiegarvi le logiche che utilizziamo per comporre un portafoglio di strategie.
Infatti, come immagino avrete già capito, la scelta delle strategie da attivare sul conto e della size da assegnare ad ogni operazione non è di tipo discrezionale, ma al contrario segue un processo matematico che abbiamo automatizzato attraverso un programma di ottimizzazione delle performance. Più in particolare, dato l'insieme di tutte le strategie attivabili sul conto e definito il capitale che vogliamo investire, impostiamo sulla base delle performance passate delle strategie una serie di parametri, tra cui la massima perdita accettata da ogni trading system per singola operazione, il massimo drawdown e la massima volatilità dell'equity. Fatto questo, il programma di costruzione del portafoglio, attraverso un processo di ottimizzazione genetica, individua le configurazioni migliori in grado di soddisfare i requisiti iniziali e per ognuna di queste ci vengono proposti una serie di potenziali configurazioni del portafoglio, con le relative size da assegnare ad ogni trading system. Al termine di questa fase vengono presi in considerazione tutti i portafogli ottenuti e di questi valutiamo la curva dell'equity, il posizionamento all'interno della frontiera efficiente, la suddivisione del capitale nelle varie asset class, la correlazione tra le varie strategie, il tempo atteso per un possibile ritorno dell'investimento ed infine svolgiamo una simulazione Monte Carlo per fare ulteriori analisi sulle possibili performance del portafoglio. Al termine di tutto questo processo selezioniamo il portafoglio più promettente e lo attiviamo sulla piattaforma di trading mantenendone costantemente monitorate le performance. Nell'ultima parte del video vi voglio anche parlare degli obiettivi che ci siamo dati per il 2022, in quanto dall'analisi dei risultati passati, sia che questi siano stati positivi, sia che questi siano stati negativi, è importante trarne degli spunti di miglioramento per risolvere eventuali problemi e per ottenere risultati possibilmente ancora migliori. Anzitutto, l'obiettivo in termini di rendimento per il 2022 rimane, come per il 2021, quello di ottenere un rendimento almeno del 20% e possibilmente quello di battere il benchmark, cioè l'S&P 500. Tutto questo però cercando di ottenere un'equity meno nervosa e con cadute del rendimento meno brusche. Il 2022, osservando l'incertezza e la volatilità che hanno contraddistinto i mercati nel mese di gennaio e di dicembre del 2021, si preannuncia un anno tutt'altro che semplice, per cui non sarà facile ottenere dei rendimenti costanti e lineari. Tuttavia, per cercare di raggiungere l'obiettivo, lavoreremo per aumentare ulteriormente il numero di trading system attivi, in modo da aumentare la diversificazione del portafoglio e ridurre l'esposizione specifica del singolo trading system. E studieremo dei sistemi in grado di individuare situazioni difficili del mercato in modo da ridurre automaticamente l'esposizione e il rischio legato all'operatività durante queste fasi. Tra un anno, quindi, ci aggiorneremo e vedremo se gli obiettivi sono stati raggiunti o meno e vi faremo vedere anche in che modo. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine. Spero che l'argomento trattato vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto su cui lavorare per migliorare le vostre performance e i vostri profitti. Come sempre, se è così, vi chiedo di mettere un like qui sotto per supportarci. A voi non costa nulla, ma per noi è molto importante per far crescere il canale. Inoltre, se sei interessato al trading e agli investimenti e vuoi scoprire nuove strategie, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video che pubblicheremo. Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!